bollito misto è una consueta abitudine piemontese, risale a fine 1400, quando a Carrù con la fiera del Bue Grasso si propone il bollito misto. Quindi partiamo sempre da un bovino piemontese, di razza piemontese, e è presentato con diversi pezzi. Abbiamo dei pezzi ricchi di tessuto connettivo, perché il collagene si scioglie durante la cottura e quindi dà questo gusto molto tenero alla carne, e alcuni pezzi del quinto quarto, quindi la lingua, quindi la testina e quindi la coda. Oggi noi prepareremo questo bollito misto e poi prepareremo 3 tipologie di salse: bagnetto verde, bagnetto rosso e la salsa giardiniera, che accompagna principalmente la lingua, ma può essere poi utilizzata per il resto del bollito. Partiamo da acqua bollente che andiamo ad aromatizzare con ortaggi vari. Le carni vengono suddivise per tipologia e quindi per anche tempi di cottura. Sicuramente andremo a fare in una casseruola, andremo a cuocere il muscolo, avremo la scaramella, il brutto ma buono, quindi tutti parti del bovino del quarto anteriore. A parte la lingua, a parte la testina o il muso, insomma tutti quegli elementi che magari durante la cottura rilasciano un grasso che non è particolarmente piacevole, quindi si aggiunge poi alla carne finale. Suddividiamo gli ortaggi nelle varie casseruole e suddividiamo la carne che abbiamo già preparato. Partiamo dal brutto e buono e dal muscolo, che sono sicuramente pezzi di carne che hanno bisogno di più tempo, e anche dalla testina. Li passiamo ancora una volta sotto l'acqua in modo da far uscire eventuali residui di sangue. Utilizzeremo la casseruola più grande. Quindi passiamo alla lingua, che cuocerà da sola. Andiamo con la coda, che possiamo mettere insieme al muscolo e al brutto buono come tipologia di carne. Risciacquiamo la gallina che è già stata eviscerata e fiammeggiata, e quindi la mettiamo a cuocere da sola. La testina ed infine i cotechini, partendo dal liquido freddo. Andiamo a aromatizzare anche con erbe aromatiche, quindi qualche foglia di alloro, un po' di salvia, e ci prepariamo per schiumare, perché durante la prima fase di cottura saliranno in superficie le impurità della carne, quindi il brodo va schiumato per essere poi più chiarificato, più buono, più limpido successivamente. Il collagene scioglie nell'acqua ad una temperatura superiore ai 60 gradi, e comunque è consigliato, per avere un buon bollito, una buona carne, far cuocere a fuoco moderato. Aspettiamo il raggiungimento degli 80-85 gradi per ogni tipologia di carne. Iniziamo a preparare alcune salse di accompagnamento, quindi partiamo da quella che richiede più tempo per la cottura. Quindi bagnetto rosso, facciamo rosolare sedano, carota e cipolla in un tegame. Noi l'abbiamo già puliti e tritati per avvantaggiarci un po'. Aggiungiamo aglio e olio. Il bagnetto rosso tendenzialmente è piccante, quindi aggiungeremo un po' di peperoncino a fine cottura e andremo a tritare il tutto. Una parte anche acidula, quindi una parte di aceto e salsa pomodoro. Ovviamente nel periodo estivo si può utilizzare un pomodoro fresco. Lasciamo rosolare piano piano e partiamo anche contemporaneamente con la giardiniera. Quindi in questo caso invece partiamo da cipolla e sedano. Il quantitativo è maggiore perché questa salsa sarà poco legata con il pomodoro.
anche in questo caso l'olio. La salsa giardiniera, lasciamo le verdure come sono state tagliate, quindi una dadolata fine. Facciamo rosolare cipolle e sedano, aggiungiamo carote e peperoni, erbe aromatiche tritate e lasciamo cuocere piano piano. Possiamo iniziare a mettere la salsa pomodoro per il bagnetto rosso. Iniziamo ad occuparci della preparazione del bagnetto verde. Quindi abbiamo detto prezzemolo, che è stato ovviamente pulito, lavato e centrifugato, acciughe, capperi, uova facoltative, noi le mettiamo oggi come ingrediente, pane ammorbidito nell'aceto. Quindi lo tritiamo al coltello, ma potremmo anche utilizzare ovviamente un immersore o un cutter. In questo caso abbiamo una salsa più grossolana, nel caso dell'immersore o del cutter ovviamente avremo invece un risultato più fine. Quindi delle uova sode utilizziamo solo il tuorlo, l'aglio che è stato tritato e una parte ovviamente di prezzemolo. Aggiungiamo il pane, qualche acciuga, filetti di acciuga, quindi abbiamo già dissalato e pulito, e i capperi che puliamo. Anche in questo caso nel bagnetto verde a piacere si può aggiungere una piccola parte di peperoncino. Possiamo assemblare i due pestati in modo che si uniscano e si amalgama bene il tutto. Ma sono salse che vengono utilizzate anche in accompagnamento con altre preparazioni. E il bagnetto verde è molto indicato anche per le uova soda, per alcune tipologie di formaggi e per le acciughe, così come le altre salse. Il trito va bene, raccogliamo il tutto in un contenitore e aggiungiamo olio extravergine di oliva e la prima salsa è pronta. Torniamo invece sulle salse che richiedono cottura, andiamo a vedere come vanno, andiamo a mettere delle spezie. Quindi nel bagnetto rosso abbiamo detto un po' di peperoncino, qualche chiodo di garofano e un pezzettino di cannella. Nella salsa giardiniera andiamo a mettere anche una cucchiaiata di polpa di pomodoro che lega e assembla bene il tutto. Aggiungiamo ancora un pizzico di zucchero e un po' di aceto nella salsa rossa e portiamo a termine la cottura. A parte stiamo preparando invece la salsa giardiniera che utilizzeremo oggi in accompagnamento con la lingua. Quindi andiamo a ricoprire la superficie con la salsa giardiniera. Passiamo invece al sporzionamento del bollito, quindi le salse possiamo ovviamente servirle nello stesso piatto oppure prevedere delle piccole vaschette e quindi servirle a parte. Quindi qualche fetta di testina, la coda, il brutto e buono, cotechino e andiamo a mettere le salse. Allora, salsa il bagnetto rosso che abbiamo
passato col passaverdura e il bagnetto verde che abbiamo preparato tagliandolo al coltello, quindi più grossolano, oppure con il cutter, quindi più cremoso, più fine. Quindi le nostre preparazioni di oggi, che sono state lingua in salsa giardiniera e bollito misto alla piemontese con bagnetto verde e bagnetto rosso, sono pronte per essere servite.